Benvenuti a Particelle Musicali, la serie aperiodica in cui cerco di parlare di scienza e di musica, magari utilizzando la musica come ispirazione oppure andando a vedere come la scienza abbia influenzato anche in qualche modo la struttura della musica stessa. In questo caso, in particolare, ci stiamo occupando in una miniserie che al momento è arrivata al terzo episodio della musica generata dai computer e oggi, in particolare, andremo a vedere appunto la musica generata dalle reti neurali o intelligenze artificiali. Seguendo la strada indicata da Alan Turing negli anni 50 del XX secolo, i programmatori, per provare a sviluppare l'intelligenza artificiale e quindi poi l'approccio attualmente utilizzato delle reti neurali, si sono indirizzati verso l'idea dell'addestramento di un algoritmo, di un software, più in generale una rete neurale che dal punto di vista strettamente matematico può essere vista come una somma di termini finiti, ovviamente per quanto piuttosto vasti. Stiamo quindi parlando di un qualcosa che è strettamente legato alla matematica, non solo perché comunque ha alle origini l'interesse di un matematico e informatico come Alan Turing, ma anche appunto perché sotto c'è una struttura matematica abbastanza solida. Come abbiamo visto nei due episodi precedenti, musica e algoritmica si sono messi insieme abbastanza presto, già sin dagli albori dell'informatica e sempre grazie ad Alan Turing. Quando poi sono arrivate le reti neurali, quindi l'intelligenza artificiale, anche questo nuovo tool è stato utilizzato dai ricercatori all'interno della musica per studiare la musica, ma anche per generare della musica. Perché studiare la musica? Per esempio, sono state utilizzati algoritmi di intelligenza artificiale per capire chi avesse composto le varie parti di Hard Day's Night, pezzo dei Beatles. Però è stato fatto anche qualcosa di più. Sono stati infatti scoperti tra gli appunti, tra gli archivi del buon Ludwig Beethoven, gli appunti relativi a una 10ª sinfonia. Per cui tutti gli appassionati di musica in generale, musica classica in particolare, della musica di Beethoven, scendendo ancora di più nel particolare, avevano un grandissimo interesse, una grandissima curiosità di poter ascoltare questa 10ª sinfonia, magari nella sua interezza, sempre sperando che i pezzi perduti venissero ritrovati da qualche parte. In effetti nel 1988 il compositore e musicologo Barry Cooper ricostruì, quantomeno propose una ricostruzione della 10ª sinfonia, che poi venne quello stesso anno eseguita dalla Royal Philharmonic Society. Vi lascio in descrizione il link a un video documentario che approfondisce la faccenda. Invece, per poter chiudere questo discorso, cioè avere alla fine quindi la 10ª sinfonia, bisogna aspettare proprio l'arrivo dell'intelligenza artificiale. In particolare, Ahmed El-Gammai ha programmato una rete neurale, una intelligenza artificiale per comporre i pezzi mancanti della 10ª sinfonia. Aiutato da Walter Guerzon, Mark Gotham e Robert Levin, El-Gammai ha dato in pasto al suo algoritmo tutte le composizioni di Beethoven, in maniera tale che imparasse lo stile beethoviano, diciamo così, per applicarlo a ciò che era arrivato a noi in quegli sparsi appunti di Beethoven sulla composizione di questa 10ª fantomatica sinfonia che alla fine è stata prodotta.
Il prodotto di tutto ciò, ovviamente, è l'applicazione di un'intelligenza artificiale per completare, più che per realizzare in maniera creativa qualcosa che in realtà non veniva da zero. Per cui sembrava, all'epoca in cui scrivevo l'articolo sulla faccenda, che vi lascio in descrizione, stiamo parlando del 2021, diciamo che sembrava un po' difficile, ancora piuttosto lontano, avere anche in questo caso un'intelligenza artificiale in grado di produrre creatività, e invece ci sbagliavamo tutti. Ma di questo ci occuperemo nel prossimo episodio, per cui, arrivati a questo punto, vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!